Oggi abbiamo questa PlayStation 4 Fat che in teoria non si accende, ok? Ci è stata mandata perché ehm, teoricamente la console non si accende dopo un motivo non ben conosciuto. Andiamo a vedere la scheda di registrazione per la riparazione, vediamo cosa dice. Alimentatore guasto, provato con un altro alimentatore, fa il bip di accensione ma senza segni di alimentazione. È stato presunto un processore guasto, quindi la console è già stata in altri posti e per un motivo o per un altro non sono riusciti a ripararla. Vediamo se ci riusciamo noi, vediamo quali sono i problemi di questa console, se ha voglia di essere riparata oppure no. Allora, ho notato come prima cosa gli mancano tutte le viti posteriori, non so se era una cosa normale o se qualcuno si è sgraffignato le viti, ok? E come anche questa qua ci dovrebbe essere le viti del processore, no, dell'alimentatore, ma non le vedo, ok? Quindi potenzialmente c'è anche quelle viti là che mancano. Andiamo subito a vedere, magari troviamo il processore. Sì, mancano tutte le viti, 1, 2, 3, 4 e 5, va bene. Non so chi se le sia tenuto, ma non va bene. Non va bene di certo una cosa del genere. Allora, alimentatore a 5 pin, 5 fili, va bene. Qui sembra tutto in ordine, magari è stato un po' maltrattato questo connettore qui. Lo vedo che non è proprio come se... sì. E come al solito la gente non sa come utilizzare questi connettori qua. E c'è una e due alette strappate. Classico. Invece di qua è tutto perfetto. Si riesce a vedere? Devo fare un po' di zoom? No, facciamo un po' di zoom. Ok? Eccole qua, vedete? Perfette, distrutte. Perfette, distrutte. Cambia qualcosa? No, però come già detto, siccome questi sono cavi grossi, hanno un loro effetto molla, no? Nel momento in cui viene inserito può tornarsene indietro e creare problemi al discorso del lettore. Adesso in questo momento non ci interessa perché dobbiamo solo verificare, ok? Cosa succede con la console, se ci sono i voltaggi, se c'è tutto, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che facciamo è accenderla e testare cosa succede. Torniamo indietro con lo zoom, ok? E allora tecnicamente già non si accende, quindi posso eventualmente almeno togliere questa placca qua, così andiamo a verificare cosa c'è sotto qui, se sono state fatte lavorazioni oppure no. Allora, questa è una scheda SAA001, ok? Vediamo se ci sono segni di flussante, segni di cose fatte con la pistola termica o roba del genere, con l'aria calda, zone in cui magari è più scuro, è più chiaro o cose del genere, ma non mi sembra che sia stata neanche toccata la scheda, sinceramente. Allora, cavo di alimentazione, vediamo subito cosa succede. Anzi, potrei addirittura, prima di accenderla, ok, prendo il mio multimetro e vado a verificare le zone del processore, perché così giusto per è stato decretato processore guasto. Va bene, andiamo a confermare se è così oppure no. Allora andiamo in modalità diodo, no, modalità diodo, resistenza. Andiamo in resistenza e andiamo a verificare i circuiti relativi al processore. Allora, qui abbiamo, aspettate che alzo la velocità di lettura. Ok, abbiamo 80 ohm, questo mi sembra sano. Qui 28 ohm, sano. Qui 167 ohm, sano.
E dopo l'ultima è quella delle RAM. 8 ohm, un po' bassina, ma sono Samsung, quindi è normale. Potenzialmente potrebbe esserci una RAM, ok? Che è in cortocircuito, perché di solito Samsung che cos'ha? Intorno ai 15-20 ohm, non 8. Sì. Potrebbe essere un valore sospetto, questo sì. Forse è per questo che non si accende. Ok? Ma il processore top, non ha niente che non va il processore, quindi non è come dicono. Ok, magari non hanno fatto nulla. Hanno solo fatto perdere tempo alle persone, perché anche questo è un altro centro di riparazione che ha preso la console, se l'è tenuta per un bel po' e poi ha detto no, non riusciamo a ripararla, è il processore. Ma effettivamente magari non hanno fatto e non hanno combinato un emerito tubo. Ok? Quindi verifichiamo tutti insieme. Ok? Cosa succede? Allora, voltaggio adesso. Mettiamoci la massa da qualche parte, ok? In un posto sicuro. Qui c'è la ventola, quindi no, ce la mettiamo qui, allora, bene. L'autofocus sembra avere qualche problema, perdonatelo, no, non avrà la buona giornata oggi. Comunque, e proviamo ad accendere. Allora, cosa fa la console quando tentiamo di accenderla? Allora, qui è collegato. Vuoi dirmi che non c'è... che questo è l'alimentatore originale e non si accende? Ok, questo quindi è bruciato l'alimentatore. Questo è l'alimentatore bruciato. Anche se... no, effettivamente... no, no, no. Non fa nessuna scintillina, non fa nessun rumore. No. Ok, questo è l'alimentatore morto. Va bene, allora proviamo uno direttamente dei nostri. Allora, eccolo qua. 5 pin, 5 fili con il nostro cavetto. Questo è quello che uso per i test, quindi è fidato, è stato testato, non ha nessun problema. E a meno che la console non abbia voglia di bruciarmelo, non dovrebbe crearmi problemi. Ok, ottimo. Bene, adesso vediamo cosa succede. Non mi ricordo dove sono i LED, sono sotto? No, sono qua, eccoli qua. Ok. Ops, scusami. Rimane accesa. Altro che processore bruciato. Allora, se mi vai anche su una luce bianca, io sarei anche contento. Adesso può volerci un po' perché non c'è l'hard disk, ma questo mi indica già che se va sulla luce bianca vuol dire che la console... aspettate. Si è resettata perché non vede l'hard disk e la console funziona. Cosa dicono che non funziona la console? Cioè, guardate, luce bianca. Adesso se sentite rumori del lettore Blu-ray è normale, ok? Perché non c'è il cavo e quindi sta impazzendo, sta cercando cose che non esistono, eccetera. Ma fa la luce bianca, ragazzi, cioè io non... sono veramente... sono senza parole. Perché dire che il processore è morto è... perché non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Allora, non ci hai neanche tentato di fare qualcosa. Ma... allora adesso io sono curioso perché mi hanno detto magari hanno cambiato la pasta termica o roba del genere. Vediamo, vediamo cosa hanno fatto sulla scheda. Eh? O magari avevano un alimentatore difettoso con cui hanno testato la console.
Può anche essere. Può anche essere. Ecco perché io mi tengo una bella scorta di alimentatori che ritengo affidabili, che ho riparato io stesso e quindi so che funzionano al 100%, perché in questa maniera escludo ogni errore dovuto all'alimentatore. Ok? Ma già qui la console si accende. Ok, ragazzi, fatemi vedere che cosa avete fatto. Niente. Non c'è traccia, non c'è segno di nulla. Sì e no, c'è il discorso della pasta termica, che è bianca. Ok? Riuscite a vederla? Ok? È bianca. Quella originale è grigia. Questa qui è bianca, quindi hanno cambiato solo la pasta termica. Devo vedere un attimo le conversazioni, fatemi controllare. Allora, ok, allora ho chiamato il proprietario e mi ha detto che effettivamente non dovrebbe essere stato fatto nulla, ok? Hanno provato un altro alimentatore, ma con l'altro alimentatore faceva la luce blu, non ho capito se luce blu infinita o luce blu per qualche secondo, ok? E basta, hanno determinato, niente, il processore è bruciato e via così. Bello, cioè se uno determina sempre problemi al processore in questa maniera qua. E comunque, al di là di questo fatto. Allora, adesso cosa facciamo? Andiamo a fare i nostri check normali. La batteria è bassa, ok? Quindi sostituiamo la batteria, facciamo una bella pulizia. No, la console è già pulita in sé, è molto bella pulita, ordinata, non ha nulla che non va, magari proprio qualche granello ancora residuo di polvere. Rimettiamo bene tutti i pad termici sopra le RAM in maniera perfetta e corretta. Sostituiamo la pasta termica che c'è qua, che tanto non cambia nulla. E niente. E poi gli facciamo un test. Quindi, vabbè, ragazzi, a questo punto non è neanche stato un video, come dire, ecco, poi c'è anche una questione. Si vede che è un po' gonfia, eh? Al centro. Vedete che c'è quel, non so se si nota, quella specie di rigonfiamento. Ecco, magari così lo riuscite a notare un po' meglio. Vedete che c'è la luce come riflette diversamente, come se ci fosse una piccolo rigonfiamento in mezzo, perché chiaramente la batteria sta andando avanti. Quindi smaltiamo la batteria, ne mettiamo una nuova. Bene, allora io la riassemblo, tanto non è utile al video, ok? Vedere anche questa cosa qua. Pulisco dalla pasta termica, riassemblo come vi ho detto, metto i pad termici nel loro corretto posto, in modo che siano perfettamente centrati, e dopo a quel punto facciamo qualche test. Magari hanno provato a fare qualche cosa, magari l'hard disk non funziona, anche quello. Gli hard disk che non funzionano possono dare problemi di luce blu lampeggiante all'infinito. Perché? Perché la console a quel punto cerca di accedere al sistema operativo che è presente appunto sull'hard disk, ma non ci riesce e quindi rimane lì sempre in attesa e continua a domandare: hard disk, dammi il sistema, l'hard disk non risponde e rimane lì così. Quindi è una questione anche plausibile, ok? Quindi gli facciamo un test con Crystal Disk Info su PC, ok? Verifichiamo lo stato dell'hard disk per confermare che sia ancora buono oppure no. Poi montiamo su un alimentatore nuovo ricondizionato, ok? Quello vecchio lo ripareremo, farò eventualmente un altro video dedicato alla riparazione di quell'alimentatore lì. E niente. Va bene ragazzi, ci vediamo nel caso ho delle novità, va bene? Positive o anche negative. Vedremo, va bene? Ci vediamo dopo. Allora, ecco qua. Beh, l'hard disk è praticamente nuovo. 358 ore, che sono circa
14 giorni di lavoro, cioè fresco fresco. Accensione 491 volte e chiaramente vedete, disco buono, stato del disco buono, questo qui è il codice seriale del disco, 500 GB, nessun errore, 00. Quindi oh, o avevano un alimentatore difettoso o chi ci ha provato a mettere le mani non ne capisce proprio nulla, perché come avete visto adesso vi mostro anche le immagini, secondo me. Ok, la riproviamo, la riaccendiamo. L'alimentatore c'è? No. Rimettiamo l'alimentatore e vediamo se mostra le immagini, se il sistema operativo parte, se è tutto a posto. Perché la console si è accesa, ha fatto la luce bianca. Quindi tecnicamente la scheda non ha nulla che non va. È potenziale il fatto del discorso processore, ok? È potenziale il fatto del processore, ok? Si sa, questa è una FAT, è una di quelle prime, la versione 1000 mi pare. Le versioni 1000 e le 1100 hanno il problema del processore, che soffrono delle saldature crepate al di sotto, no? Quindi i due angoli opposti di questi qua, ok, di qua stringe, di qua no, quindi il processore fa una sorta di movimento ondulato, stringe al centro, ma i due lati opposti, questi qua, rischiano di sollevarsi. Quindi magari è per questo che non mostrava le immagini o faceva qualcosa di strano. Quindi adesso vedremo più approfonditamente. Quindi rimetto sull'hard disk e vediamo cosa succede. Eccolo qua, vedete? Eccolo qua. Allora, sistema, informazioni sul sistema è una 9.00, mi era stato accennato questa cosa qua, e infatti poi è tutto cosato e ci sono cose qua. Vabbè, ma per me non ha importanza comunque. E niente, quindi ragazzi, sempre come al solito, fate attenzione a dove portate le persone, da dove portate le console, assicuratevi che ne sappiano qualcosa ehm, di console, chiaramente, ok? Che possano diagnosticarvi una cosa in maniera un po' più corretta, perché dire che il processore è morto quando non sei neanche stato magari in grado di collegare l'alimentatore in maniera corretta mi sembra un po' azzardato, eh? Anche perché poi queste console qua valgono un pochino, eh? Queste qua, queste versioni qua, quella 9.00, non si trovano più dietro l'angolo tutte quante, no? È un peccato. Va bene, ragazzi, alla fine è stato un video breve, sicuramente verrà editato in tipo 10-15 minuti. E niente, quindi like, iscrivetevi, commentate. Se non vi è piaciuto non vi biasimo, perché tanto non è che abbia fatto chissà che cosa, ho solo voluto fare un test perché, e fare un video per mostrare al cliente questo cosa succedeva, insomma. Mi aspettavo una cosa diversa, mi aspettavo qualcosa di più impegnativo, o un reballing, potenzialmente, o una RAM difettosa, ci stava. Ma non una cosa del tipo, ah, ho sbagliato a collegare qualcosa, la scheda non si accende, determino che il processore è morto. Ma vabbè, cose che capitano. Meglio così per tutti, no? La console funziona, il proprietario può essere contento, torna ad utilizzare la console senza nessunissimo problema. E niente, va bene. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, like, iscrivetevi, commentate, abbonatevi, fate un po' quello che volete. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.